Buongiorno, che meraviglia questa sveglia a Calaconca. Scusate i miei capelli, sono ancora un po' in aria perché mi sono appena alzata. Sono le 7:30 del mattino e qui il mare è tranquillissimo. Si sentono solo i gabbiani e poi un silenzio tombale. Stupenda questa caletta. Davvero, davvero bella. I ragazzi sono già in acqua a farsi un bagno perché quest'acqua meravigliosa e questo silenzio invogliano davvero. Sono queste le sensazioni belle dello svegliarsi errata, di essere in mezzo al silenzio e godersi la tranquillità e la pace. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead, 'cause when you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. I really thought we might have been it, so my heart was shattered when it took the hit. Oh, I can't imagine. Oh, bellissimo! È proprio fantastico. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this. Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia di domani non c'è certezza. Di chi è? Lorenzo il Magnifico. Che colta che sei! Grazie. Buongiorno, stamattina sveglia presto. E perché? Dove siamo? Abbiamo deciso con i ragazzi di farci un bel giro in bici per l'isola di Favignana. Fa molto caldo, ma almeno in bici un po' di arietta la prendiamo e andiamo a scoprire l'interno dell'isola, che anche noi lo conosciamo poco. Questa è l'isola ideale da girare in bici perché comunque le distanze non sono troppo lunghe. Se non sbaglio il perimetro dell'isola sono circa 30 km, quindi insomma è fattibilissimo. Noi ci prendiamo una mezza giornata e giriamo. Qui siamo alla spiaggia dello Scivolo e guardate che colore, l'acqua è stupenda. Rocce. La spiaggia è poca, ma l'acqua è meravigliosa. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire.
Piccola sosta Marasolo. Questa qua. E poi più tardi ci veniamo anche in barca, vero? Vero? Da Marasolo proseguiamo la stradina lungo mare, evitiamo la galleria e guardate che bel percorso che si trova. To golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Eccoci a Cala Rotonda, che è forse una delle calette che a noi piacciono di più del sud di Favignana. Noi di solito arriviamo con la barca qui, adesso siamo a terra e ci gustiamo una bevanda fresca al bar. Like a wildfire. Ciao! Ciao! A dopo! La biciclettata è terminata e già abbiamo lasciato il porto di Favignana e ci siamo spostati a Cala Rotonda. Ragazzi, adesso si fanno una bella suppata. Ah, dimenticavo, 25 km in bicicletta, 2 ore qualcosa, ma molto con calma, con varie soste. Bella, una visita piacevole dell'isola di Favignana. E da questo splendido tramonto di Cala Rotonda di Favignana noi vi salutiamo. Questa sera, questa notte la passeremo qui. Siamo poche barche, 1, 2, 3, 4, 6, 7 barche, poco più. La cala è stupenda e adesso aspettiamo il tramonto, ci stiamo facendo un aperitivo e questo è il bello della barca, godersi questi momenti rilassati, in tranquillità, osservando l'orizzonte. Quindi buonanotte a tutti e a domani. Ciao! Buongiorno Mau! Buongiorno a tutti! Allora, oggi cosa facciamo? Allora, ci siamo svegliati, abbiamo fatto colazione, siamo usciti da Cala Rotonda mattina presto, 8:30, dai, almeno un quarto. E adesso stiamo passando tra la costa dell'isola di Favignana Sud e gli scogli Corrente, che sono questi qua, un passaggio carino. E andiamo direzione Preveto. Ma guarda che colore l'acqua! Siamo alla baia del Preveto, Favignana Sud. Stupenda, davvero bellissima, colori pazzeschi. I ragazzi sono scesi col SUP a terra. È un po' antipatico arrivarci da terra perché spesso ha delle spiagge ridottissime, un po' di scogli e diverse rocce friabili. Comunque il posto è stupendo. Arrivarci dal mare comunque è molto più semplice. Direi di sì. Approfittiamone con la nostra barca.
C'è una villa laggiù con un prato verde all'inglese, bellissima, Vero? spettacolare. Quella là. Allora, questa mattina abbiamo pranzato a Leganzo e ora è il momento di salutare le Egadi. Le salutiamo perché cominciamo a risalire verso la costa nord siciliana, quindi direzione diciamo Montecofano. Ora vediamo dove fermarci, comunque l'idea è a nord o a sud del Montecofano, di dormire la notte lì. Comunque le Egadi sono sempre molto molto belle, delle isole splendide. Chiaramente, come per la legge di Murphy, da dove viene il vento, dove dobbiamo andare noi. Questa è una costante. Siamo arrivati nella baia di Cornino, esattamente sotto il Montecofano, quindi abbiamo questo sperone di roccia calcarea alto 650 metri che ci protegge dal vento, più che dal vento dall'onda che abbiamo sempre trovato contraria. Abbiamo fatto 30 miglia oggi, sempre con mare qua, onda qua, vento qua. Sempre. Legge di Murphy classica. Adesso Betty vi fa vedere dove siamo. Questo qui è un bel posto molto molto tranquillo, dove tutti sono sulla spiaggia, oggi è sabato sera, e aspettano di vedere il tramonto che tra un paio d'ore dovrebbe scendere e darci uno spettacolo non male, presumo. Fai vedere dove siamo al Montecofano, Betty. Ora vado. Allora, venite con me. Guardate che splendore. Eccola, Montecofano. Una montagna ripidissima e stupenda. Ho letto che persino è possibile salire sulla cima dove si ha una splendida vista sia di questa baia di Cornino che la baia successiva, che è quella di Macari. Ci andremo magari dopo. Però è davvero, questa montagna è davvero bella. È ora del tramonto e perché no? Un aperitivo? Che dici? Visto che una volta tanto abbiamo il tramonto del sole sul mare, approfittiamo. Eh già. Ape tramonto. Ecco. Ecco qua il gruppo Ape. Ormai non c'è più nulla. Soprattutto le nostre due beltade. Abbiamo mangiato tutto, ma E soprattutto bevuto. anche. Però inquadriamo anche Leone con alle spalle le mutande della Mary. Si muove la barca, quindi si muove il tramonto. Questa è la definizione della Betty. Ti è piaciuta? Yes, my darling. Questa è la location che abbiamo oggi con il Montecofano. Eccolo qua. Questo scoglio di 650 metri
che si erge sul mare. Ed eccoci qua, ben svegliati a Cornino, sotto il Monte Cofano, un posto meraviglioso che a noi piace da impazzire. Il mare qua è stupendo, ci siamo già fatti un bel bagno, guardate il colore dell'acqua. E ora ci muoviamo perché vogliamo spostarci al di là del Monte Cofano, dove c'è un'altra baia stupenda che ora vi facciamo vedere. Che posto questo! Bellissima questa navigazione lungo costa, circumnavigando il Monte Cofano, che è una montagna veramente splendida. Qui abbiamo questa torretta normanna fa da guardia all'accesso sulla costa sia del Golfo di Macari a nord che del Golfo di Cornino a sud. E qui un'altra cosa carina, attorno al Monte Cofano sono previsti dei percorsi trekking da fare soprattutto nelle mezze stagioni, non adesso perché fa già troppo caldo, dove si può costeggiare il mare e girare proprio attorno a questo Monte Cofano che è stupendo, questa falesia calcarea di 650 metri che si erge verticale sul capo. È bellissima e c'è anche la possibilità tra l'altro di arrivare fino alla vetta della montagna. Sicuramente da lì c'è uno spettacolo meraviglioso sui due golfi, uno a nord e uno a sud del monte. E qui stiamo arrivando invece alla tonnara del Monte Cofano. È una vecchia tonnara ormai chiusa da tantissimi anni, che veniva utilizzata in passato proprio per la pesca e la preparazione del tonno e di tutti i suoi derivati. Arrivati a Cala Marinella, siamo poco più a nord di Macari. Macari è quel villaggio che abbiamo qua di fronte, adesso ve lo faccio vedere. Siamo risaliti oltre la Punta Lunga, quindi la spiaggia di Macari è leggermente sotto di noi, semplicemente perché c'era una bufera di vento e non ci si riusciva a stare, e quindi abbiamo deciso di venire qua un po' più riparati. Adesso ve la faccio vedere. Oggi è domenica, quindi c'è un sacco di gente, però comunque qua si sta bene. Qui abbiamo un fondale di 12 metri, quindi è di un verde intenso più che azzurro cristallino, però comunque adesso ci buttiamo anche per fare un bagnetto. E cosa ci ha preparato la Bettina oggi, la cuoca? Pomodori ripieni con tonno, maionese, capperi, acciughe e altro. Una bella mozzarellona, cose leggere, lonzino, insalata, pomodori, melone, eccetera eccetera. E intanto ti fai anche un bicchiere di birra. Salute. Qui ci siamo fermati a Cala Marinella. Dopo aver doppiato il Monte Cofano ci siamo arrivati nel Golfo di Macari e ci siamo fermati poco dopo. Adesso scavalliamo nuovamente un altro capo fino ad arrivare a superare Capo San Vito e quindi poi raggiungere il paesino di San Vito Lo Capo e la sua splendida baia molto ampia dove ancoreremo per la notte. In the darkness I could feel her thinking about somebody else.
Some old secret she keeps hidden high up on the shelf. It's all covered in dust. E con questo faro e il capo di San Vito lasciamo il canale di Sicilia e ci mettiamo nel Tirreno meridionale, ossia il lato nord comunque della Sicilia. Some old book supposed to teach about heaven and hell. In the darkness I could feel her thinking about some. Eccoci a San Vito Lo Capo, con la sua bellissima baia di acqua smeraldina. Le spiagge oggi che è domenica sono pienissime di gente sotto gli ombrelloni a bagno, di tutto e di più. Ci sono anche parecchi barchini, poi speriamo che un po' se ne vadano, quindi stiamo un po' più tranquilli e magari ci spostiamo anche meglio in questa baia per essere un po' più isolati, un po' più nel silenzio del posto. La bellezza anche del Monte Monaco che c'è qui sopra è stupenda. Questa zona del nord-ovest della Sicilia è davvero meravigliosa, pieno di queste rocce, di queste montagne che cadono a picco sul mare, sono meravigliose. Ci piace moltissimo davvero questa zona, che poi da qui in avanti comincia la riserva naturale dello Zingaro, che è stupenda. La maggior parte da fare a piedi con un trekking, non certo nelle ore così calde come oggi, però comunque è meraviglioso. I hear country music playing in the background. Some old sweet melody about the E con questo tramonto questa sera vi salutiamo. A domani, ciao ciao! we need, the love that we never found. I said I love you, honey, now, yeah. Just keep doing what comes natural in the heat of the night. And if we're lucky, that country music